E ora andiamo alle dolenti note. Per quanto mi riguarda, lo sono davvero dolenti. Ieri Lautaro Martinez ha preso il vaso di Pandora. Vi do la mia chiave di lettura, che spero sia, ma davvero mi auguro sia del tutto erronea, no? E vado ad aprire la porta e invece rimango chiuso dentro. Non posso uscire. Davvero, davvero, sarebbe bello, sarebbe bello. Per me Lautaro ieri prende il vaso di Pandora, vi do questa figura allegorica, prende il vaso di Pandora e lo sbatte a terra con tutta la forza che ha. E poi subito Marotta va e cerca con l'attack di rimettere insieme i cocci. Io l'ho letta così e fra poco ve la vado a tradurre. Trovo molto grave quello che ha detto Lautaro, non dal suo punto di vista, anzi, da capitano lui va davanti ai microfoni e dice un po' quello che noi tifosi vogliamo sentirci. Chi la vuole indossare sta maglia la deve indossare, ma chi non se la sente è meglio che subito saluti. È inutile, no? Altrimenti, che è quello che a noi piace sentire, però dietro un messaggio del genere, anche molto più complesso, poi ci arriviamo, andiamo a prendere parola per parola, che è tutto molto interessante, ci sono tante cose da dire oggi, ma davvero tante. E dicevo, sicuramente porta anche un aspetto positivo, quello che ha detto Lautaro. Il primo su tutto è che lui vuole andare avanti con l'Inter. E anche questo non è che era scontatissimo. Vuole andare avanti con l'Inter e da capitano, no? Petto in fuori e mostra i muscoli. Bello, sicuramente. Dall'altro lato, porca miseria, sto registrando! Diamine! Sono incazzatissimo. Ma veramente, veramente. Perché ci aspettano delle difficoltà, ragazzi, che mi spaventa. Ieri sono spaventato perché da ieri, dalle parole di Lautaro, ragazzi, iniziano le prime reali conseguenze della disfatta di Monaco. Perché una finale del genere ti lascia delle crepe. E la questione è quanto sono gravose, quanto sono ampie, quanto sono vertiginose quelle crepe, ma per forza di cose devono esserci, per forza. Questo è il discorso. E dicevo, da un lato può essere positivo perché li vai a prendere di petto i problemi, li devi poi affrontare, c'è poco da fare. Escono a galla e tu ci devi combattere, ma allo stesso tempo, quando tutti sanno che a casa tua si fa fatica, le speculazioni aumentano e poi per Marotta e compagnia cantante è sempre più difficile ed è questo il motivo per cui quanto ci ha messo Marotta? 5-10 minuti? Neanche. E qui ancora una volta il fuoriclasse, perché il vero fuoriclasse dell'Inter ancora una volta Marotta che fa? Va a dare un nome che è quello di Ciaglanoglu per cercare un po' di chiudere la cerchia a un solo nome. Ma è chiaro, ragazzi, io ribadisco ancora una volta, spero di sbagliarmi, ma è chiaro che Lautaro Martinez non è che può, cioè Lautaro Martinez usciamo dal mondiale per club dove Cialanoglu non ha giocato neanche una partita. Cioè, ma è pazzo Lautaro che va in colpa unicamente Cialanoglu per essere usciti dal mondiale. Sarebbe anche stato un po' pusillanime se fosse davvero soltanto questo il reale motivo, cioè il mal di pancia di Cialanoglu. E che lui avrà visto tante facce poco contenti nello spogliatoio. Io la leggo assolutamente così, ragazzi miei. La vedo così. Partiamo con ordine, cioè, se no qua facciamo notte e andiamo proprio alle parole vere e proprie di Lautaro. Voglio dire una cosa da capitano, bisogna volerci stare all'Inter. Lottiamo per obiettivi importanti, il messaggio è chiaro, chi vuole stare con noi, ok. Chi non vuole stare deve andare via. Ho visto tante cose che non mi sono piaciute. Chiedo scusa ai nostri tifosi, è un'altra sconfitta che fa malissimo. Ho visto tante cose, poi gli chiedono ma dentro o fuori dal campo? Sia dentro che fuori dal campo.
andatela a vedere integralmente l'intervista, così vi farete un'idea anche più completa. E poi, come vi dicevo, da gran pompiere, esperto navigato, cosa dice Marotta? Lautaro ha sottolineato alcune supposizioni e alcune verità. Si riferiva a un concetto che io dico sempre: quando un giocatore non ha più voglia di stare in una squadra è giusto che se ne vada. Non c'è nessuno che ha manifestato concretamente questa intenzione. Forse si riferiva alla situazione di Cialanoglu, che sarà definita quanto prima. Con Akan ci parleremo e risolveremo nel migliore dei modi per l'interesse di tutte le parti. Questo richiamo di Lautaro trova condivisione, e certo, che deve dire adesso Marotta, nella società, perché questo deve essere lo spirito vincente che si può portare lontano. Devo ribadirlo, in questo momento nessuno ha manifestato l'intenzione di andare via. Certo, cioè mica Marotta, a differenza di Lautaro, mica Marotta può andarvi a dire vedete che ci sono tanti mal di pancia. Perciò vi dico, da un lato Lautaro fa bene, ma dal punto di vista dirigenziale ha creato una spaccatura importante ieri Lautaro, davvero ha rotto il vaso di Pandora, perché poi ci sarà da andare a lavorare. Ma io lo vedevo anche nei tifosi stessi, ancora doveva dire quelle cose. Qualcuno scriveva Cialanoglu, ma non solo, in tanti sotto dicevano ma ce l'ha anche con Thuram, ma ce l'ha con Frattesi, ma Mkhitaryan. Cioè, tanti nomi. Ecco perché Marotta si è affannato a dare poi un solo nome, perché adesso la questione è quando poi dovrai andare a trattare con le squadre. Adesso prendiamo l'esempio di Cialanoglu stesso. Se l'Inter partiva da una base di 40 milioni per poi chiederne 30, adesso anche arrivassero 20 sarebbe già tanto di guadagnato. Ecco, per farvi un esempio pratico. È la stessa cosa per qualsiasi altra trattativa. Qualsiasi altra trattativa. Quindi io credo che lo sbottamento di Lautaro non è che abbia così tanto giovato, però alla fine è difficile anche per Lautaro, difficile, no? Dopo aver ingoiato tutte queste ultime difficoltà, se lui davvero vuole rimanere, vede tanti compagni che invece non remano dalla stessa parte, cioè faccio fatica anche a dire a Lautaro hai fatto male, cioè faccio fatica, che sia chiaro questo aspetto, però è dura, è molto 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 dura, e ripeto, purtroppo le conseguenze di quella finale di Fasta ce le porteremo avanti per molto tempo, quindi adesso bisognerà essere molto bravi, non tanto nelle entrate ma anche nelle uscite, davvero bisognerà lavorare bene in uscita, e vediamo chi partirà, vediamo quelli che rimangono con quale spirito lo faranno, e proprio per questo motivo vi dicevo, l'anno prossimo allenatore o non allenatore sarà difficile per chiunque. Figuratevi per un allenatore alla sua prima grande e vera esperienza come Chilo, ma l'anno prossimo, la prossima stagione, scusate, sarebbe difficile per chiunque resettare, dare nuove motivazioni alla squadra, valutare un po' cosa puoi andare a toccare e cosa invece deve rimanere. Non è semplice, ragazzi, non è davvero semplice. Io sono molto, ieri più che mai, da ieri più che mai sono molto spaventato. Sono molto spaventato perché poi la forbice non è così ampia, dal lottare per vincere lo scudetto a non andare neanche in Champions. Non pensate che la forbice sia... Non pensate, lo so che sto dicendo qualcosa che... Ma no, ma addirittura... Attenzione, ci sarà tanto lavoro da fare, prepariamoci, noi tifosi interisti siamo anche abbastanza temprati per questo onestamente, e vediamo un po', però ieri, ripeto, per me è un po' rompere il vaso, di Pandora, e vediamo un po', mi pare chiaro che poi Frattesi, Cialanoglu, ne abbiamo visti già nel corso di questa stagione mal di pancia, non sto neanche a commentarle. La porta, per favore! Un attimo! Caddiamine! E so 30 volte che ripeto sempre la stessa cosa quando sto registrando. Allora,
Per Çalhanoğlu è inutile che stiamo qui a riportare le storie della moglie, che non ha nessun senso, almeno a sto punto che la storia l'avesse fatta lui stesso. E nel mentre stavo concludendo il video ed ero lì, nell'intento di dirvi Çalhanoğlu non lo commento neanche perché ha lasciato parlare la moglie per lui, perché poi sta storia del fa le storie la moglie ha sempre il consenso del marito e a sto punto meglio metterci la faccia direttamente, no? E mentre appunto dicevo questo, ha lasciato un messaggio a Can Çalhanoğlu sui suoi profili, spiegando che è stato infortunato, che è stato comunque vicino alla squadra, chiedendo ai compagni come è andata dopo che sono state eliminate, ha mostrato senso di vicinanza, tutte ste robe così. E poi dice: ho avuto l'onore di essere il capitano della mia nazionale, lì ho imparato che il vero leader è quello che resta accanto ai suoi compagni, non quello che cerca un colpevole quando è più facile farlo. Amo questo sport, amo questo club e amo questi colori per cui ogni giorno ho dato tutto. Il futuro lo vedremo, ma la storia ricorderà sempre chi è rimasto in piedi, non chi ha alzato di più la voce. E quindi questa è anche una chiara risposta a Lautaro Martinez. Il discorso è che, ripeto, per me Lautaro non cercava un solo capro espiatorio, io la leggo così, ma è chiaro che poi, seguite le dichiarazioni di Marotta, oggi è lui il capro espiatorio, quindi mi sembra anche normale che si difenda, ma nel momento in cui dici il futuro lo vedremo, e quindi a differenza dello stesso Lautaro, io sono il capitano, io sono il primo a dirvi che so qua e continuerò a lottare per l'Inter. Ecco, già la risposta di Çalhanoğlu in tal senso si lascia il tempo che trova, nel senso che tu dici il futuro vedremo, e allora non è che sei convinto di rimanere all'Inter, allora ci sono delle come posso dire, dei malcontenti, e quindi alla fine c'è poco da dire, c'è poco da aggiungere. Diciamo che la prima vittima è stata mietuta, speriamo che si limiti soltanto a questa, ecco, questo è il discorso globale. Ma questo lo vedremo quest'estate, lo vedremo nei prossimi giorni, prossime settimane, e come ho già detto, è inutile ribadirlo mille volte, c'è tanto, ma tantissimo da fare e da vedere. Niente, signori miei, un grande abbraccio, alla prossima.